Si avvicina il fine settimana, pertanto puoi trovare un po' di tempo in più per stupire tua moglie o tuo marito in cucina e trovare un po' di tempo per fare una pasta di casa fatta bene, come quella che ti propongo oggi. Oggi un primo piatto pazzesco, ti presento i tagliolini o taglierini del bracciante agricolo, quello che lavora la terra, perché è un piatto povero che viene dalla nostra amata terra, dalla Calabria, e sono certo che se lo proverai a fare ti stupirà e ti conquisterà. Non ci credi? Guardati la videoricetta fino alla fine e se così è stato lasciami un commento qui sotto, così poi lo vado a leggere e ti risponderò. Buona visione! E siamo già pronti per mettere le mani in pasta. Qui abbiamo 300 grammi della nostra farina, del nostro grano tipo 1, 2 uova fresche e poi c'è giusto un po' di semola che ci servirà per spolverare il piano da lavoro. È un impasto molto semplice, iniziamo a mettere direttamente le 2 uova nella farina. Qui accanto abbiamo l'acqua e ne iniziamo a mettere giusto un po' per volta, così iniziamo a far inglobare sia le uova che l'acqua stessa. Così cercheremo di dividere l'impasto in 2 parti. Vedete, la prima parte di impasto gli facciamo raccogliere tutta la farina che vuole e poi la togliamo dal recipiente. Nella restante farina continuiamo a mettere un altro po' di acqua e facciamo un'altra parte di impasto. Questa qui già va bene così, pertanto la togliamo al momento dal recipiente. Ancora un po' di acqua e più o meno, se vi volete regolare col quantitativo che stiamo utilizzando noi, abbiamo messo 300 grammi di farina e ci vorranno circa un 150 grammi di acqua. Chiaramente il grado di assorbimento dell'acqua varia molto in base al tipo di farina che anche voi andrete ad utilizzare, pertanto questi sono giusto dei dati approssimativi che per voi potranno variare di un po'. Benissimo, abbiamo finito di raccogliere tutta la farina, vedete la scodella è rimasta vuota. A questo punto una sciacquatina alle mani e poi si va ad impastare per circa 5 minuti tutto l'impasto insieme, sia il primo che il secondo che avete visto togliere dalla scodella, e lo andiamo ad impastare finché non diventa più o meno liscio, ok? Li facciamo raccogliere anche questo po' di semola che abbiamo spolverato su. Quando è in queste condizioni qua, tutto quello che dovete fare è lasciarlo riposare per una decina di minuti, vedete? Così ci mettete una scodella sopra oppure uno strofinaccio e lo lasciate per una decina di minuti, ok? Pertanto via, copriamo. Passato questo tempo lo riprendete di nuovo l'impasto, un paio di minuti ancora lo lavorate sulla tavola e lo dividete in due perché andremo a fare 2 dischi di pasta. Ovviamente noi facciamo con il matterello, voi se avete una sfogliatrice potete utilizzarla, però questa è la caratteristica di regola, andrebbero fatti a mano. E poi non vi preoccupate se il disco non vi viene perfettamente rotondo, ma a chi interessa se non a voi stessi? Provate, sbagliate, riprovate finché riuscite e vedrete che poi sarete soddisfatti il doppio quando fate le cose a mano e per voi stessi. Ok, questo è il primo disco di pasta, lo mettiamo da parte, lo spessore lo decidete voi in base ai vostri gusti e si ripete l'operazione con la seconda parte dell'impasto, che ovviamente non vi faccio rivedere per non perdere tempo. Ottenuto anche il secondo disco, andiamo a spolverarlo a questo punto con un po' di semola perché possiamo già procedere al taglio. Ok? Li avvolgete in questo modo su se stesso e via che si fanno i tagliolini di questo spessore qui. Saranno 3-4 mm più o meno, mezzo centimetro, fateli come volete. Diciamo che dovrebbero essere più piccoli di una tagliatella. Noi li facciamo in questo modo qua, voi fate
come preferite meglio. Questo è il risultato. Andiamo a tagliare tutti e due i dischi e poi vi faccio vedere come procedere con il pezzo forte di questa ricetta, con il condimento, anch'esso molto semplice e tipicamente contadino. Andiamo a tagliare tutto e tra un po' ci sposteremo ai fornelli. Questo è un impasto che deve venire più o meno duro. Noi mettiamo soltanto 2 uova per 300 grammi di farina. Voi se ne volete mettere uno in più, se vi piace un impasto più giallo, magari aggiungete un altro uovo. Per me sono perfetti così. L'ingrediente successivo da preparare dopo la pasta è la mollica di pane raffermo. Mi raccomando, è importante utilizzare mollica di pane anziché il pangrattato. Sono due sapori assolutamente diversi. Quando avete pane che rimane da un paio di giorni, lo grattugiate o lo passate a un mix e deve venire, vedete, un po' grossolano, non troppo polverizzato. Adesso andiamo ai fornelli in una bella padella. Qui ci vuole un po' di olio in più, non vi spaventate, però non c'è pomodoro, l'olio ci vuole, così come ci vuole l'aglio. Qui è importantissimo. Noi ne andiamo a mettere 3 spicchi, non sono grandissimi, li tagliamo piccoli. Se proprio non vi piace tanto l'aglio, magari lo mettete in camicia e poi lo togliete, però io vi dico che ci va. Così come ci va un bel peperoncino rosso piccante tipo diavolicchio. Lo tagliamo a rondelline piccole e lo lasciamo soffriggere nell'olio. Quando l'aglio è bello biondo, non bruciato, mi raccomando, se no cambia sapore, cambia gusto, andiamo a mettere il pane. Non dobbiamo fare una mollica tostata, bensì dobbiamo fare una mollica saporita in questa versione di pasta. Pertanto nell'olio abbondante andiamo a mettere 2 o 3 pugni di questa mollica qua. Vedete che profumo, ve lo lascio soltanto immaginare. A seguire qui ci vogliono un paio di cucchiai almeno di polvere di peperone rosso dolce, la stessa dei peperoni cruschi. Pure questa la trovate disponibile nel nostro sito sfizdicalabria.com. Vedete che abbiamo alzato la padella, perché? Perché il peperone rosso non si deve bruciare, deve rimanere bello rosso. E una volta che è tutto bello colorito aggiungete giusto un goccino di acqua, così scende un po' la temperatura e il colore rimane bello vivo. Nel frattempo l'acqua già salata è in ebollizione, possiamo calare i tagliolini. Vedete, li prendete così a mucchietti, via giù in acqua bollente. Tanto questi ci metteranno pochissimo a cuocersi, non appena andranno a galla saranno ottimi e pronti e li tuffate ovviamente nella padella. Però nel frattempo che io aspetto la cottura, voi se non l'avete ancora fatto e soprattutto se vi fa piacere, ne potete approfittare per iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina in basso a destra, così resterete sempre aggiornati. L'altro ingrediente sono questi meravigliosi fagioli borlotti che ho cotto al fuoco nella pignata. Pertanto ne vado ad aggiungere più o meno un 200 grammi, li vado a far insaporire per bene con il resto dell'olio, la mollica di pane e la polvere di peperone rosso dolce, e adesso il sughetto è veramente completo. Il profumo ve lo lascio soltanto immaginare. Nel frattempo sono andati a galla i nostri tagliolini, pertanto hanno raggiunto la cottura ottimale. Quello che resta da fare di conseguenza è scolarli e tuffarli in questo mar rosso tutto calabrese. Ne assaggio uno per vedere la cottura, mi sembra perfetta, via giù tutto in padella. Mamma mia ragazzi, questo è un piatto che dovete provare a fare assolutamente, perché vi lascerà sbalorditi. E prossimamente vi farò vedere un'altra versione di tagliolini. Questa è una delle mie preferite, soprattutto in questo periodo che l'aria è bella freschetta, ci scende benissimo un bel bicchiere di vino. Certamente d'estate questo li faccio con il pomodorino fresco, ma adesso che la temperatura è diversa, il vino, il piccante ci stanno da Dio. Adesso un goccino di acqua di cottura, giusto per farli amalgamare per bene, una piccola mantecatura. Guardate, è come ci fosse il pomodoro, ma in realtà il pomodoro non c'è. Guardate che bel colore che hanno.
A questo punto possiamo mettere una bella spolverata di prezzemolo fresco appena tritato e il piatto è pronto. Qui abbiamo il mio tegamino per gli impiattamenti a valanga. Sapete bene che se vi piace il tegamino lo potete avere anche voi a casa. Mi mandate un messaggio WhatsApp o lo trovate già direttamente sul nostro sito sfizzidicalabria.com. Ed è pronto questo meraviglioso piatto. Purtroppo l'assaggio non è andata bene, la registrazione, e oggi vi salvo e non ve lo posso far vedere, però guardate qua ragazzi, lo dovete soltanto immaginare e provate a farli perché ne vale la pena. Un abbraccio a tutti voi e alla prossima!